Ciao a tutti. Il narcisismo è un tratto di personalità complesso che si manifesta attraverso un'eccessiva focalizzazione su se stessi, una mancanza di empatia e un costante bisogno di ammirazione. Una prospettiva intrigante su questa condizione psicologica è considerare il narcisista come un clown delle relazioni interpersonali. In questo video esploreremo la connessione tra il narcisismo e il mondo del clown, analizzando come entrambi si manifestano attraverso l'uso di maschere e quali implicazioni comportano sulle relazioni e sulla comprensione della psiche umana. Il narcisista indossa una serie di maschere per proteggere e perpetuare la propria immagine di grandezza e di perfezione. Tali maschere possono assumere molte forme, dall'arroganza alla falsa modestia, dal cinismo alla seduzione. Tuttavia, dietro queste maschere si nasconde spesso un profondo senso di vuoto e di insicurezza, che il narciso cerca disperatamente di celare con comportamenti manipolatori e dominanti. Il soggetto di matrice narcisistica intrattiene il pubblico con una performance molto elaborata. Utilizza il suo carisma e il suo fascino per attirare l'attenzione e ricevere l'ammirazione degli altri. Tuttavia, dietro questa maschera da clown si nasconde spesso un vuoto emotivo e un forte disprezzo per la propria vulnerabilità. Esattamente come il clown che spesso e volentieri nasconde il suo dolore dietro il trucco e le pagliacciate, e il narcisista cela la sua fragilità dietro un'estroversa sicurezza di sé. Sia il narcisista che il clown cercano gratificazione dalle loro performance. Il narciso desidera costantemente l'ammirazione e l'approvazione degli altri per alimentare il suo ego fragile, mentre il clown tenta di suscitare risate e gioia nel pubblico con l'obiettivo di connettersi con le persone attraverso l'umorismo e la vulnerabilità. Per entrambi i personaggi la maschera diventa un rifugio sicuro, un mezzo per evitare il confronto con la propria realtà interiore. Il clown molte volte usa la sua maschera per nascondere il suo dolore e le sue insicurezze dietro una facciata di allegria e di spensieratezza. Invece il narcisista utilizza le sue maschere per proteggere la sua fragilità da eventuali minacce o critiche esterne. Ma alla fine di questo gioco le maschere del narcisista e del clown possono incrinarsi, rivelando la vulnerabilità e l'umanità che si celano dietro di esse. La rottura di tali maschere può essere dolorosa e liberatoria allo stesso tempo, consentendo ad entrambi di accettare la propria realtà e di intraprendere un percorso verso la guarigione e l'autenticità. In sintesi, l'analisi del narcisista come clown ci offre uno sguardo profondo sulla complessità delle maschere e delle dinamiche psicologiche che pervadono le relazioni interpersonali, anche se alla fine sarà costretto a confrontarsi con la sua vera natura umana. Gli individui con disturbo narcisistico di personalità, sia covert che overt, tendono a mascherarsi per nascondere la loro vulnerabilità e proteggere la propria immagine. Ma ecco le classiche maschere indossate da entrambi i tipi di narcisisti. Covert, maschera di modestia e di umiltà, maschera di gentilezza e disponibilità, maschera della vittima, maschera della persona empatica, maschera dell'introverso, maschera dell'altruismo, maschera dell'intellettuale, maschera dell'amico sempre disponibile, maschera dell'innocenza ferita, maschera dell'introspezione, maschera dell'invisibilità, maschera dell'amore devoto, maschera dell'aggressività, maschera dell'eroe sfortunato, maschera della depressione, overt, maschera di arroganza e di superiorità, maschera di dominanza e di controllo, maschera del grandioso, maschera del seduttore, maschera dell'eccesso, maschera della perfezione, maschera dell'intimidazione,
maschera del successo, maschera dell'onnipotenza, maschera dell'aggressività, maschera della divinità, maschera della manipolazione carismatica, maschera del divulgatore della verità, maschera del provocatore. Ma entriamo ancora di più nel dettaglio per comprendere al meglio le differenze comportamentali e le modalità di manipolazione dei covert e degli overt. Covert. Solitamente appaiono tranquilli e riservati nelle interazioni sociali. Possono sembrare insicuri e timidi, evitando di rimanere al centro dell'attenzione. Tendono ad adottare un approccio passivo-aggressivo nelle relazioni, manipolando le persone in maniera non diretta e molto subdola. Sono abili nel celare il loro vero sé dietro un'apparenza di umiltà e di modestia. Possono adottare un atteggiamento vittimistico per ottenere compassione e attenzione dagli altri. Sfruttano la simpatia e l'empatia altrui per raggiungere i loro obiettivi, senza rivelare apertamente il proprio egoismo. Manipolano dietro le quinte, spesso senza che gli altri se ne rendano conto. Overt. Si presentano come individui estroversi, sicuri di sé e magnetici. Amano essere al centro dell'attenzione e possono essere dominanti nelle interazioni sociali. Manifestano comportamenti aggressivi e autoritari per ottenere ciò che vogliono. Mostrano apertamente un senso di superiorità e di grandiosità nelle loro azioni e durante le conversazioni. Manifestano apertamente comportamenti manipolativi e dominanti. Possono intimidire gli altri anche con minacce, pur di ottenere ciò che desiderano. Utilizzano l'ammirazione e l'adorazione degli altri come fonte di alimentazione per il loro ego. Non si preoccupano di nascondere la propria tattica manipolativa e possono essere piuttosto diretti nei loro approcci. Ma non scordare che se smetti di dare attenzione al narcisista, lui cesserà di esibirsi. Tuttavia, non dimenticare che la tua pace interiore e la tua autenticità sono tesori preziosi che nessuno dovrebbe mai compromettere. Allontanarsi dal narcisista può essere doloroso, ma è il primo passo verso il recupero della tua dignità e del tuo benessere emotivo. Non permettere a nessuno di spegnere la tua luce interiore. Vivi la tua vita con coraggio e con determinazione e scoprirai un mondo di possibilità al di là delle catene dell'egoismo e della manipolazione. Meriti amore, rispetto e serenità e puoi trovarli solo quando ti liberi dagli artigli di chi non sa apprezzare la bellezza della tua anima. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.